Ciao ragazzi, qui è Asiazzi. Benvenuti nel secondo episodio della Pack Carriera. Dopo aver giocato contro la Reggiana, alla terza giornata di campionato, il calendario ci mette di fronte al Palermo, nel nostro primo vero big match stagionale. Il Palermo è ovviamente una squadra molto forte in tutti i reparti. Vincere contro di loro potrebbe essere complicato, ma da queste partite e dall'eventuale vittoria in queste partite passa il successo della nostra stagione, che ha come obiettivo quello di essere promossi direttamente, o addirittura direi di vincere il campionato di Serie B. In vista di questo match ho deciso di non fare cambiamenti alla formazione titolare. Troppo importante questa partita per fare esperimenti. Ci affidiamo davanti al trio offensivo composto da Tutino e Borini alle spalle di Coda. The atmosphere is building as two sides worthy of the biggest stage get ready to clash in front of a packed stadium. All the action. Si gioca tra le nostre mura. I nostri tifosi sono pronti a sostenerci e portarci alla vittoria con il loro tifo. Speriamo di ripagarli con una buona prestazione. Ora è tutto pronto per iniziare, andiamo. Dopo poco più di 10 minuti, Borini riceve sulla fascia, ma arrivato sul fondo decide di tornare indietro. Ed anche il compagno preferisce appoggiarsi fuori area, ma così riusciamo a riempirla meglio, con altri giocatori. E Coda si trova smarcato, viene servito e dopo il controllo lascia partire una fucilata che si insacca sotto la traversa. Delirio sugli spalti e Dionisi non contento. Pochi minuti più tardi arriva la prima reazione avversaria. Grazie ad un intervento troppo morbido di Ferrari, il giocatore rosanero Le Duron riesce a far partire un tiro dal limite. Molto attento Silvestri che devia il pallone che poi viene spazzato. È anche l'ultima azione degna di nota del primo tempo, che si conclude sul punteggio di 1-0 per noi. Il secondo tempo è invece molto noioso, con entrambe le squadre che tentano di costruire ma sono imprecise e perdono spesso palla. La prima e unica azione interessante della seconda frazione è del Palermo che arriva al tiro con Di Francesco che entra in pieno il portiere e sulla respinta tira fuori. Finisce qui il match, non è stata per niente una bella partita ma i 3 punti sono l'unica cosa che ci interessa. Possiamo quindi dirci soddisfatti. Dunque al momento abbiamo perso solo la partita d'esordio per poi vincere 2 partite di fila, entrambe per 1-0. Adesso avremo lo Spezia, che vi eviterei sinceramente, e subito dopo Salernitana e Cosenza. Dopo la partita con lo Spezia, che purtroppo non siamo riusciti a vincere, il nostro portiere, Silvestri, è venuto da noi per chiedere un rinnovo. Al momento però dovrà aspettare. Arriva il momento della partita con la Salernitana. La Salernitana è una squadra discreta, ma ha iniziato il campionato davvero male e ha perso le ultime 3 partite scendendo in 18ª posizione. Personalmente soffro le squadre forti fisicamente e che giocano con palla lunga, ma mi sembra ovvio che questa partita vada vinta a tutti i costi. Come per il Palermo non faccio cambiamenti nell'11 titolare. Contro lo Spezia, che ha una qualità simile a quella dei nostri avversari odierni, ho provato a fare qualche modifica e direi che non è andata come mi aspettavo, per cui oggi giocheranno tutti i titolari a disposizione. Ready to give it their all in what promises to be 90 minutes of end-to-end football. Stay with us for every kick of the ball. Si attende solo l'ok da parte del delegato FIFA e si può iniziare. Andiamo a prenderci i 3 punti. Dopo solo i 5 minuti proviamo la prima incursione. Borini riceve da Coda da dentro l'area, si gira sul mancino, ma il tiro finisce fuori dallo specchio. Pochi minuti più tardi è Coda a ricevere spalle alla porta e con lo stesso movimento fatto dal compagno prima riesce anche lui a liberare il mancino, ma anche questa volta la palla va fuori. Siamo pericolosi, ma molto imprecisi al momento. Parte invece in contropiede la Salernitana e nuovamente Ferrari è troppo morbido nell'intervento e lascia Torregrossa totalmente libero di calciare verso la porta. Per fortuna l'attaccante della Salernitana è impreciso. Il primo tempo si conclude quindi in parità. Se avessimo sfruttato meglio le occasioni, probabilmente avremmo potuto essere già in vantaggio. A pochi minuti dall'inizio della seconda frazione, un'azione degli avversari ci trova completamente sbilanciati. Ancora una volta arriva Torregrossa al tiro e anche questa volta Silvestri risponde presente deviando in angolo. E sugli sviluppi di questo calcio d'angolo commette un errore, non spazzando la palla, che dopo un paio di passaggi arriva a Torregrossa a pochi metri dalla porta. Impossibile sbagliare il tiro da lì. Siamo sotto 1-0, nonostante una buona partita. Con i cambi ci siamo svegliati e stavolta siamo noi a partire in contropiede 3 contro 3. L'azione rallenta, ma il dribbling di Sekulov destabilizza la difesa. Skribisky riceve da dentro l'area, si gira e stavolta la palla sfonda la rete. Siamo nuovamente in parità. Al minuto 82 rischiamo di subire nuovamente un gol con Torregrossa lasciato troppo libero di tirare da lontano. Per nostra fortuna Silvestri è attento e devia il pallone. La Salernitana in questo finale sembra crederci di più. Torregrossa fa il panico, dribblando diversi giocatori e prova il tiro a giro dal limite dell'area. Per nostra fortuna si spegne al lato. Finisce la partita, ne usciamo con un punto e direi che c'è quasi andata bene. Difensivamente soffriamo decisamente troppo, dobbiamo aggiustare qualcosa.
L'ultima prestazione di Silvestri, oltre alle altre altrettanto buone, mi convince a trattare con lui il rinnovo. Alla fine ci accordiamo per un prolungamento di un solo anno, a cifre leggermente più alte rispetto al contratto precedente. Siamo tutti contenti di questo contratto, per cui possiamo tornare a concentrarci sul calcio giocato. Skripski entra nella squadra della settimana. Effettivamente ha fatto una bella partita, segnando anche un gol importante. Ma penso a questo punto non avessero molte alternative, perché fossi stato io non l'avrei di certo inserito. Quindi arriva il momento di giocare in trasferta contro il Cosenza. Cosenza che si trova in seconda posizione in campionato e ha una squadra per niente male, per quanto la difesa non sia certamente delle migliori. Nonostante questo, hanno vinto le prime 4 partite di campionato. Sarà a noi allungare la loro striscia di sconfitte, contrastando quella maledetta palla lunga. Sembra che qualunque squadra giochi con questa mentalità. Qualche cambiamento questa volta è necessario. Venuti e Giordano partono titolari in difesa. I nostri terzini hanno il compito di coprire l'intera fascia, praticamente da soli. Non possono giocare tutte le partite. Inoltre, ho voluto premiare la bella partita da subentrato di Sekulov facendolo partire titolare in questo match, alle spalle di Tutino, unica punta di questa giornata. This is the kind of occasion we all relish as football fans. Non-stop hype all week long, and now for the action. Tutto pronto per iniziare, saranno i padroni di casa a dare inizio alla partita. Vorrei vedere una reazione da parte dei nostri giocatori. Partenza furibonda da parte nostra. Tutino riceve al limite dell'area e si gira. Alza un pallonetto per Sekulov che con un colpo ad esterno da calcetto batte sul tempo il portiere. Esplodono i nostri tifosi venuti allo stadio e la squadra va sotto al settore ospiti per ringraziarli. Contropiede gestito da Tutino che serve Borini, abile a superare il marcatore con un controllo orientato. Purtroppo lui non è velocissimo. Tenta di rientrare sul destro, ma il tiro è centrale, anche se potente, e viene facilmente deviato. Chiudiamo la prima frazione avanti di una rete. Non dobbiamo abbassare i ritmi perché la partita non è ancora chiusa. Infatti, ricominciamo come abbiamo lasciato alla fine del primo tempo. Koda, entrato a inizio ripresa, vede Sekulov. Controllo di coscia e tiro potente sul primo palo. Non sorprende il portiere. Adesso viaggiamo sulle ali dell'entusiasmo, combinazione tra Koda e Borini che permette al secondo di arrivare sul fondo per crossare. Sul secondo palo è ben piazzato Sekulov, che raddoppia di testa mettendoci al sicuro. Partita davvero ottima del 22enne in prestito dalla Juve. Poco più tardi, un contropiede condotto da Skripski libera Koda, che tenta un improbabile tiro al volo che esce, anche se di poco. A 10 minuti dal termine, Kasami inventa un passaggio che libera nuovamente Koda al tiro davanti al portiere. Per l'attaccante è un gioco da ragazzi, tiro potentissimo che trafigge il portiere del Cosenza. Non ci fermiamo più, nemmeno nel recupero, e Stanis, entrato al posto di Sekulov, penetra in area e tira. La parata fa finire il pallone in alto e sull'area spinta è sempre Stanis ad arrivare per primo, chiudendo la partita sul 4-0. Finisce così il match, 3 punti di un'importanza incalcolabile. Purtroppo però si ferma Tutino. Per lui iperestensione del ginocchio e circa 4 settimane di stop. Per fortuna sia Sekulov che Stanis hanno dimostrato di poter giocare bene al suo posto. Ultima partita del video di oggi che ci vede in casa contro il Südtirol. Il Südtirol ha cominciato bene in campionato e approfittando della sconfitta del Cosenza si è portato a sua volta al secondo posto. Sarà quindi un'altra sfida complicata, oppure riusciremo a vincere comodamente anche questa? Goi fa il suo esordio alla nostra maglia, ma non è l'unico cambiamento alla formazione titolare. Giocano anche Venuti, Vieira in mediana e Skripski con Stanis dietro a Koda. For real, the tactics and squad strengths have all been analysed by committed fans and neutral observers. Saranno gli ospiti a dare il calcio d'inizio, sfruttare il fattore casa è importante, vediamo di fare bene per i nostri tifosi. Effettivamente iniziamo forte. Koda controlla in posizione defilata, ma il tiro sul primo palo è davvero potente e batte il portiere che non può far altro che raccogliere il pallone dalla rete. Koda al momento è in un momento di forma strepitoso, che va sfruttato. Skripski prova a liberarsi con un dribbling, ma il tiro di mezzo esterno è debole e il portiere riesce a deviare in angolo. Comunque è una buona Sampdoria fino ad ora. Teniamo alta la pressione e recuperiamo velocemente il pallone che arriva a Koda. L'attaccante vede l'inserimento di Skripski e lo serve con un pallone alto. Controllo di petto e tiro al volo che non lascia scampo al portiere. Il nuovo acquisto direi che non sta facendo rimpiangere i soldi investiti per lui. Contropiede verso la fine del primo tempo che vede nuovamente Koda tentare di fuggire ai difensori, ma arriva troppo stanco davanti al portiere e ne esce un tiro centrale ben neutralizzato dallo stesso portiere. Finisce la prima frazione, ben giocata da parte nostra e che ci vede avanti di 2 reti. Il primo tiro del Südtirol arriva all'inizio del secondo tempo, ma è un tiro debole e centrale, facile preda di Silvestri, ben posizionato al centro della porta. Ma sul rilancio si apre una prateria. Koda controlla il centrocampo e riesce a servire nuovamente Skripski, che una volta davanti al portiere ha vita facile nello spedire il pallone in rete. Questa è la pietra tombale sulla partita, non credo che il Südtirol possa fare molto ormai.
Anzi, siamo noi ancora una volta, pressando alto, a recuperare il pallone. Ruoli invertiti questa volta, e il tedesco a servire coda, che solo davanti al portiere non può certamente sbagliare. Delirio tra tifosi, questa è davvero una bella Sampdoria. Dopo un inizio diesel in campionato stiamo carburando, e le prestazioni sono davvero di alto livello. Finisce anche questa partita, secondo 4-0 consecutivo ed altri 3 punti portati a casa. È però arrivato il momento di dare uno sguardo alla classifica. Dopo 7 giornate siamo in quinta posizione, 2 sconfitte contro Carrarese e Spezia che pesano sul punteggio e che ci costringono ad inseguire, ma il campionato in Serie B è veramente lungo. Basterà dare continuità a queste prestazioni per migliorare la classifica. Per il momento è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like ed iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video.